Naviganti del hobby, bentornati sul canale. Oggi, come avevo promesso nella scorsa puntata, ci dedichiamo a costruire tutto il tempio di Altar of the Dead Gods, quindi il gioco di P-Works ADG in acronimo, che sta veramente avendo un successone non solo in Italia perché è tradotto anche in altre lingue, quindi veramente vale la pena vedere come progredisce, diciamo, e come va avanti. E oggi ci costruiamo tutto il tempio con il kit di MDF, così vi faccio vedere con pochissimo veramente, perché basta un po' di Vinavil qua e là, per il resto è veramente facile e faremo un full immersion di timelapse, ve lo dico già, e quindi buon divertimento con ADG. A tra poco. Ragazzi, eccoci qua, questo è il materiale che P-Work fornisce per costruire il tempio e i tokens che servono al gioco di ADG. Quello che ci serve è la colla vinilica, quindi potete prendere la Vinavil come qualsiasi colla vinilica che trovate nei negozi di modellismo, e quindi proviamo ad aprire e vedere che cosa abbiamo qui dentro e come va montato. Allora, vediamo un pochino. Dunque, innanzitutto questo qui ovviamente è solamente la parte di presentazione, ok? Ma dentro poi abbiamo le istruzioni che, come da manuale e tradizione della P-Work, sono sempre fatte molto bene, molto curate. Queste le trovate praticamente in tutti quanti i kit in MDF. Vi faccio vedere un esempio di un kit MDF di P-Work che avete visto già in altre mie puntate, che dopo pian pianino, questo sto ancora dipingendolo, possono diventare veramente eccezionali. Vi faccio un altro esempio ancora. Quando ho finito di dipingere questo, guardate che meraviglia che è venuta fuori, con tanto di, per esempio, pezzettini attaccati di poster dell'Inquisizione, eccetera eccetera. Quindi in un attimo si possono fare veramente con l'MDF delle cose eccezionali. Detto questo, vediamo un pochino che cosa bisogna fare qua. Questo è il Buried Temple, quindi ovviamente loro mettono le istruzioni in tutte le lingue, tra cui l'italiano, che dice: seguite le istruzioni ricercando i componenti su fogli indicati qui sotto. Potrebbe servirvi un taglierino per separare alcuni pezzi. Assemblate i componenti come mostrato nelle figure utilizzando colla vinilica per unirli tra loro. Tutti gli scenari richiedono sempre di essere incollati, in caso differente viene specificato, quindi vi verrà specificato, ok? Quindi cosa andiamo a fare? Quello che ci interessa ora è andare a prendere praticamente il foglio che loro indicano come numero, per esempio in questo caso numero 1, sto guardando con voi anche i passaggi, quindi questo ok, no? Questo è da 1 a 2 a 3, 4 passaggi, 5 passaggi, 6 passaggi, e questo si fa per 8 volte. Quindi noi cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere il nostro foglio e vediamo come è fatto. Io vedo qua che ci sono per esempio le finestre, ok, che sono queste finali, e quindi praticamente vado a cercarmi le varie, eccole qua, qui si vede un po' meglio, vado a cercarmi le varie componenti. Ora pian pianino monto il primo e anche in time lapse, così lo vedete, insomma, e poi ne parliamo. A tra poco.
Eccolo qua ragazzi, allora questi sono i primi due pilastri montati, potete aggiungere un po' di colla alla fine del montaggio, ma devo dire che in realtà sono molto solidi anche senza la colla in questo caso, semplicissimo da montare, per ora non ho incontrato difficoltà. Adesso rimando il time lapse e vado avanti con tutti i fogli. Dovesse esserci qualcosa di particolare mi fermo, ve lo spiego e riparto col time lapse, magari anche al cambio di forma. Per il momento monto i pilastri, quindi saranno tutti più o meno uguali. Voi rivedete più volte i passaggi o tornate indietro con il video e in questo modo facilmente diciamo avete le istruzioni visive di come fare a montare tutto il tempio. A tra poco, buon time lapse. Cosa che vi dico che mi fermo per farvela vedere, qui ho messo con la colla la doppia finestra in mezzo. Vi ho indicato durante il video che queste fessure esterne dovrebbero stare verso l'interno per poter piazzare più facilmente dei pezzi che giustamente P-Works ha già pensato di mettere in mezzo e quindi messi in maniera più bloccata. In questo caso con la Vinavi, che tanto non cadrà, io ho voluto mettere questo al contrario per fare un pezzo di finestra rotta, e ovviamente a vostro piacimento, cioè loro vi danno un foglio che serve a seguire ovviamente delle istruzioni, ma potete dare libero sfogo alla vostra fantasia, perché l'MDF veramente si presta, e così anche i kit della P-Work si presta tantissimo alla capacità di poter andare insomma in giro con la fantasia per fare cose che magari non sono scritte neanche il foglio di illustrazione, insomma sulle istruzioni. E quindi vado avanti con il resto.
farvi annoiare mentre vi chiacchiero e vi racconto, faccio l'ultimo pezzo. Allora, praticamente come avete visto ci sono delle colonne singole, colonne doppie che potete sbizzarrirvi con la fantasia e fare quello che volete, avete un sacco di opzioni, quindi non vi preoccupate perché Piwork è stata generosa e ha messo parecchia robetta sui fogli che poi magari potrebbe essere utilizzata anche in altri modi. Quando montate questi sono 2 di quelli scuri per 2 quindi e uno solo di quelli chiari, ok, che dopo anche per il gioco serviranno in questo modo, in questa quantità. Andate a prendere i bordi esterni, vedete, perché poi quando andate a metterlo sopra lo andate a attaccare in questo modo. Fate un po' di pressione, girate un pochino e fate in modo a occhio che sia più o meno messo bene. Poi prendete questo, fate sempre i vostri bordi e quindi andiamo a prendere un po' d'aria, eccola qui, fate un po' i bordi, fate un po' di pressione sulla vina, non occorre tantissima perché poi la vina vi attacca bene, l'MDF proprio si attacca alla grande, quindi non occorre fare grandi spessori di colla. Andate a posizionare questo in questo modo qui, un po' di pressione e fate queste scalinate. Dopodiché servirà una goccia qui, una goccia qui, una qui e una qui e andate a posizionarvi i vostri spessori che hanno messo qui in modo che i 2 angoli spigolosi siano verso l'interno, però potete anche cambiare un pochino magari cercando di muovere di più la sagoma e però la mettiamo orizzontale, ecco così, ecco qua, come vedete è abbastanza semplice e viene fuori. E qui abbiamo praticamente concluso la costruzione. Adesso abbiamo un bel po' di pezzettini in più e li sfrutterò tutti sicuramente, quindi ci sono per esempio questi singoli che si possono staccare, si prende uno di questi, si infila questo all'interno e potete metterci le finestre, tutte le opzioni che ci sono. Quindi vado avanti a finire di costruire questo e facciamo un recap dove capiamo che cosa fare poi con tutto questo materiale. A tra poco. Ed eccoci qua, avete visto quanto è facile costruire il tempio con l'MDF, i fogli sono veramente tagliati a laser veramente bene, facili da estrarre, non ho dovuto limare niente, non ho dovuto tagliare nulla, anche se loro consigliano di preparare appunto qualcosina del genere, tipo delle tronchesine piuttosto che un taglierino, perché potrebbe servire, ma non mi è mai servito. Calcolate che sono rovine, quindi anche se avete un pezzo che sporge, quando andate a decorare tutto, e lo faremo sicuramente in una prossima puntata, è ovvio che non si vedrà più che è una sbavatura, sembrerà un pezzo di macerie, quindi va benissimo così. Nel frattempo avete visto insomma nel timelapse come costruire tutto il tempio, è il kit che trovate nel link sottostante del Piwork, quindi andate tranquillamente a vedere la loro quanto costa, ma è veramente irrisorio il prezzo, cioè con pochissimo avete veramente un gioco che è fantastico. Quindi vi rimando al loro sito e vi rimando alle prossime puntate dove ritornerò pian pianino a parlare di ADG per poter dipingere anche le miniature, quali miniature scegliere, in quel caso se vi ricordate parliamo di miniature che si vanno a prendere in autogestione, quindi potete stamparvele, usare quelle della GV eccetera eccetera, di altre case. E quindi in poche parole questo è quanto, ci vediamo alla prossima puntata, tenetevi duri perché pian pianino ci stiamo avvicinando anche alla decorazione del tavolo 3D di HeroQuest Café. Alla prossima, ciao!